C'è un altro elemento importante, che nel momento che noi facciamo un'esperienza percepita come gratificante e piacevole, a quel punto il cervello la memorizza all'interno di un organo che si chiama ippocampo, proprio perché ha una forma simile a quella di un cavalluccio marino, e registra quell'esperienza come qualcosa di particolarmente gratificante. E quindi nel momento che una persona vivrà una situazione di particolare vuoto, malessere emozionale, questa memoria che c'è nel suo cervello gli ricorderà che quel tipo di sostanza o di comportamento può fornire un alto livello di benessere e con forza gli proporrà nuovamente di tornare a quel tipo di comportamento. Quando qualche paziente tossicodipendenza mi chiede: ma dottore, ma se io faccio la cura bene, mi curo, vengo da lei, faccio le sedute, vedo il medico, vedo l'infermiere, faccio tutto bene, dottore, posso tornare come prima? La mia risposta è ni. In realtà dovrei dire no, non si torna mai come prima, ma questo in generale nella vita. C'è qualcosa che rimane, è la memoria di quell'esperienza, che non è solo una memoria cognitiva, cioè mi ricordo di quando usavo la sostanza, ma è anche una memoria emotiva. Se io ho avuto un'ex fidanzata che non ho dimenticato, non è che solo mi ricordo di quando uscivo con lei, ma nel momento che ripenso a lei mi riattiva delle emozioni, dei desideri, delle sensazioni. Bene, le sostanze stupefacenti sono in grado di darci un'esperienza emozionalmente molto significativa, quindi non ci possiamo mai dimenticare della sostanza, anche se è vero che la situazione, il contesto dell'utilizzo di sostanze e di comportamenti molte volte si va a sovrapporre anche a delle emozioni molto negative, che possono essere legati a dei problemi legali, a dei problemi economici, alla conflittualità con le persone che avevamo accanto, a dei momenti di forte dolore. E quindi il fatto che si crei un mix tra le emozioni negative legate alle conseguenze dell'utilizzo della sostanza per un certo periodo, si vada a mescolare e impastare, potremmo dire, con le sensazioni piacevoli, è possibile che il ricordo dell'esperienza, degli anni, dei mesi in cui sono stato dipendente mi rilasci delle emozioni mixed feeling, direbbero gli anglosassoni, delle sensazioni miste, e quindi che possono anche non apparire così attraenti. Però ricordiamoci sempre che è così potente l'utilizzo di alcune sostanze, in particolare la cocaina e gli psicostimolanti, che l'ippocampo la registra come esperienza piacevole e quindi tenderà a riproporcela in molti casi. In situazioni in cui non ci sentiamo bene ci proporrà nuovamente quel tipo di soluzione. Questo è il motivo per cui le persone tossicodipendenti sono sempre, per tutta la vita, soggette a delle ricadute. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la tossicodipendenza come una patologia cronica recidivante. Cronica vuol dire che non torni esattamente come prima, proprio perché hai queste memorie emotive di quando usavi la sostanza. Questo è l'aspetto cronico dal mio punto di vista più significativo. È vero che si crea anche un cambiamento nel sistema della gratificazione, ma quello eventualmente si può rimodellare. Nei video successivi magari ne parleremo. Però la memoria c'è. Quando ci capita qualcosa abbiamo quella memoria ed è una memoria anche emotiva. Quindi abbiamo questo tipo di memoria e questo cronicizza il problema. E si dice anche che è recidivante perché, come dicevo prima, nei momenti di particolare malessere e difficoltà è molto probabile che il cervello ce la riproponga. E quindi noi possiamo tenere duro 1, 2, 3, 5, 10 volte, qualcuno tiene duro per sempre, ma quasi sempre le persone che hanno una dipendenza hanno almeno qualche ricaduta durante la loro vita. Dovranno sempre fare i conti con questa cosa. Allora, nell'ottica di tutto quello che ho detto, possiamo provare veramente a chiederci: è una patologia la dipendenza? Certamente è una patologia.
È una patologia perché crea un'alterazione nel sistema di gratificazione del cervello, crea queste memorie a livello ippocampale che portano a avere un cervello che nei momenti di fragilità ti richiama con forza e ti invita a tornare a utilizzare quella sostanza. Quindi è una patologia e per questo va curata. Quindi dare una connotazione di valore, identificare questa cosa come un vizio è assolutamente riduttivo. Noi abbiamo un manuale diagnostico che si chiama DSM, è oramai alla quinta edizione, che chiarisce che la dipendenza rientra tra le patologie mentali. Questo è importante da dire perché capite che la dipendenza da una sostanza, al di là di tutto quello che può comportare a livello fisico, per i danni che può causare al cervello e non solo, rientra nel manuale diagnostico delle patologie di tipo mentale. Quindi con questo non vogliamo dire assolutamente che la persona che ha una dipendenza deve essere totalmente deresponsabilizzata, anzi si deve essere altamente responsabilizzata a prendersi cura di sé, ma contemporaneamente non possiamo ridurre tutto questo tipo di discorso semplicemente a un vizio, inteso come una scelta che la persona costantemente fa di continuare in quel tipo di comportamento o di abuso. Perché noi possiamo dire di scegliere quando siamo in una condizione di equilibrio interno, allora posso fare la scelta migliore. Ma una persona che ha una dipendenza in molti casi si trova in una situazione di disequilibrio dove sente un'urgenza psicologica a trovare rapidamente una soluzione a un malessere interno e il suo cervello, che si è modificato, gli propone di tornare a utilizzare quella sostanza o mettere in atto quel comportamento. Quindi non ha più un cervello esattamente come quello che aveva prima di diventare dipendente. Vorrei che tutto questo fosse chiaro, spero che sia stato, non dico illuminante, ma chiarificatore questo discorso. Ricordate che potete sempre commentare o farmi delle domande in fondo al video. Sarò felice di rispondervi. Va bene, per oggi vi saluto, vi ringrazio e vi chiedo gentilmente di stare ancora un minuto con me dopo la breve sigla perché c'è qualcosa che voglio dirvi. Ciao e al prossimo video. Ciao e grazie per esserti fermato, ti rubo ancora qualche secondo per chiederti la gentilezza di aiutarmi nel proseguire il mio lavoro. Tu non ci crederai, ma per realizzare un video di 5-10 minuti bisogna lavorare 3 o 4 ore almeno. Bene, ti chiedo di restituirmi qualche secondo del tuo tempo, quindi ti prego, quando finisci di vedere un video, metti un dito all'insù se il video ti è piaciuto o comunque lascia un commento sotto, che può essere qualcosa sul video o anche semplicemente un grazie o sono d'accordo o non sono d'accordo, quello che vuoi. Seconda cosa, ancora più importante e ancora più utile per me, condividilo. Se hai dei social, condividilo all'interno di Facebook, Instagram o altri social che utilizzi. Questo sarà molto utile per me per far sì che più persone vengano a conoscere il mio canale. Grazie veramente se mi vorrei dare una mano. Ciao!